Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario. ten- wow! Tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile. E abbiamo la carta dell'appeso e il mondo. Mm. La gatta è d'accordo, devo dire. Quando c'è la carta dell'appeso, ragazzi, si parla di un periodo di riflessione, e per qualcuno ho come la sensazione che potrebbe essere un periodo di guarigione, un periodo che ci si prende per rimettersi a posto dentro. Quando c'è la carta dell'appeso si inizia a vedere le cose da un altro punto di vista e avendo il mondo sento che è vicino un cambio. Se non è un cambio fisico, è un cambio sicuramente di prospettiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io comunque, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non tutto risuoni con voi. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, è proprio una guida. Trovate il link al corso di tarocchi che inizierà a maggio 2023 e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi insieme ad altri indirizzi e link a video che potrebbero essere interessanti per voi. Allora, abbiamo un 3 di bastoni, la regina di coppe, un 10 di denari. Abbiamo il 6 di denari, un asso di bastoni, la carta della morte, un 8 di bastoni, poi qui abbiamo un 5 di pentacoli e un 4 di pentacoli. Ragazzi, devo dire che vedendola così, soprattutto diciamo verso la terza settimana di aprile, ehm, potrebbe esserci un periodo che va verso l'espansione di un sentimento, di un'emozione. Per qualcuno si tratta di magari un viaggio che è stato effettuato o che si sta organizzando, perché vi ricordo che il mondo parla anche di spostamenti fisici, di appunto viaggi, molte volte sono trasferimenti, però per qualcuno magari è un viaggio. La regina di coppe potrebbe essere una persona vicino a voi, magari può rappresentare un partner o semplicemente se per esempio non avete nessuno, ho come la sensazione che potrebbe essere un vostro stato emotivo particolarmente sali-scendi, altalenante. E mi si spiega il 10 di denari come il bisogno, se volete, di un senso di completezza, di un senso di unione, di un senso di famiglia, un senso di appartenenza, mi viene da dire. In realtà quello che a voi manca è un equilibrio, diciamo da un punto di vista fisico, materiale, concreto. Probabilmente siete persone, avendo questa regina di coppe, che sentite tanto le emozioni e avete bisogno di qualche cosa di più concreto per radicarvi. E difatti poi qui abbiamo un asso di bastoni, la morte e l'otto di bastoni e andiamo poi dopo a vederli con i mini tarocchi. Adesso iniziamo ad andare a spiegare il 3 di bastoni così riesco a darvi delle notizie in più. Allora abbiamo un re di pentacoli e il sole al contrario. Allora, qui se siete in coppia si può trattare di quello che è l'andare avanti all'interno della relazione, andare al passo successivo, fare quello che è il salto magari da coppia diventare famiglia, piuttosto che da fidanzati diventare conviventi. C'è un passo avanti che si sta meditando o che è appena stato fatto, come se ci fosse stata una sorta di balzo. Andiamo a vedere la regina di coppe. Mm. Ragazzi, quante figure! Abbiamo re di spade, due di pentacoli, cavaliere di coppe e re di bastoni. Ho come la sensazione che qui ci siano più pretendenti, più
potenziali persone, più situazioni, perché comunque avete anche il 2 di pentacoli, che è il gestire due cose contemporaneamente. Ma a quanto pare nessuna delle due parti sembra esporsi più di tanto. Andiamo a vedere il 10 di denari, asso di coppa al contrario, e stella al contrario. Datemi ancora una carta. Diavolo e asso di spade. Qui c'è qualche cosa, ragazzi, legato all'appartenere a questo gruppo, al sentirsi parte di una famiglia, di un determinato magari circolo di amicizie, che vi sta condizionando un po' troppo. Quando c'è il diavolo si parla di ego e quando c'è l'asso di spade al contrario si parla di poca chiarezza mentale, quindi ho come la sensazione che l'obiettivo che voi state coltivando in questo momento con o il re di spade o uno di questi due altri re potrebbe essere non così rose e fiori come voi lo vedete. Sento che per qualcuno è un po' come se si fossero perse le speranze di poter raggiungere un certo tipo di completamento. Ehm, Non so se con una persona in particolare o nella vostra vita in generale. Dipende da che età avete. Andiamo a vedere il 6 di denari. 10 di bastoni e 6 di denari. Allora, avete l'appeso. Qui avete l'opportunità in questa seconda parte di aprile di vedere le cose da un altro punto di vista e di capire che cosa bisogna lasciare indietro, ragazzi, sacrificare, quali in realtà non sono vostre responsabilità e sono responsabilità degli altri. Quando c'è un 6 di denari si parla sempre di fare le cose concretamente in equilibrio. Sì, è un equilibrio monetario, ma è anche un equilibrio pratico di chi fa che cosa magari all'interno della coppia, di come ci si gestiscono i doveri magari della casa, di come, non lo so, se si sta organizzando un viaggio, per esempio, uno si occupa di una cosa e l'altro si occupa di un'altra cosa, non è tutto a carico di uno. E ho anche come un po' la sensazione che vi sembri di non essere valutati nel modo corretto. Andiamo avanti. Ho anche la sensazione che qui ci sia la paura di deludere le aspettative di qualcuno, eh. Andiamo avanti con l'asso di bastoni. 9 di bastoni e amanti. Wow! L'asso di bastoni, ragazzi, è un inizio, è un incontro, molte volte anche intimo. Vi dico che c'è la carta degli amanti, ma anche un 9 di bastoni. Allora, se non avete nessuno, qui diciamo che nella seconda parte di aprile potrebbe iniziare un incontro, potrebbe iniziare una relazione passionale con qualcuno. Magari è solo un incontro veramente così per un caffè, magari è qualcosa di più, ma per qualche motivo, datemi una carta in più per il 9 di bastoni, c'è qualcosa che vi fa stare sulla difensiva, probabilmente le esperienze pregresse. 3 di bastoni, che è la carta che avevate qui. Allora, potrebbe essere che nel caso abbiate già una, diciamo, conoscenza avviata, diciamo un po' più importante di tutte quelle figure che vedo qui, questa potrebbe essere una conoscenza nuova. E che cos'è che vi fa tirare indietro? Il fatto che abbiate già in piedi una mezza questione con, diciamo, la prima persona. Andiamo a vedere la morte, perché qui è quello che dovete lasciare indietro.
2 di spade, un altro 2, anche qui io ce l'avevo il 2, e di nuovo 2, 2 di bastoni. Sì, ragazzi, dovete arrivare a prendere una scelta. Cercate di valutare tutto quello che potete valutare anche da un altro punto di vista, perché qui comunque con il 2 di spade la figura è bendata, c'è qualche cosa che state sottovalutando. C'è qualche questione qui, qualche attitudine, persona, modo di pensare che è ora di lasciare indietro anche con questo 10 di bastoni, le responsabilità che non sono vostre, le aspettative che non sono vostre. Guardate avanti con fiducia, con speranza al futuro. Che cosa vorreste per voi? Mm? Perché qui quello che sento con questo 8 di bastoni è che avete bisogno di comunicare voi stessi, di comunicare quello che volete. È come se aveste bisogno di trovare una persona con la quale sia facile comunicare. O comunque avete bisogno di migliorare quel lato, che può anche essere il mi ascolto, mi osservo, ho capito che sono così, ho capito che questo mi completa e lo comunico. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Quante carte. 7 di coppe, cavaliere di bastoni e giustizia. Sì, fondamentalmente è ora di mettere le cose sul piatto della bilancia, è ora di tirarsi giù le maschere, di togliersi le vecchie illusioni, magari quelle che qui erano i condizionamenti legati a questo 10 di pentacoli, il senso di unione, alla famiglia, quelle che sono le... Sapete, ci sono delle volte dove ci si sente, o almeno qualcuno si sente in dovere di appoggiare i familiari qualsiasi cosa facciano solo perché sono familiari, anche se magari quello che loro fanno va contro la propria morale. Ecco, non è sempre così, nel senso, anche quando siete nelle condizioni di contrastare qualcuno a cui volete bene, perché magari non approvate la scelta di quella persona, questo non vuol dire che smettiate di voler bene a questa persona, semplicemente che non siete d'accordo e potete manifestarlo, potete tranquillamente esprimerlo. Poi sta anche alla maturità dell'altra persona prendere la cosa, insomma, nelle dovute maniere, senza offendersi né niente, perché ognuno è libero di avere il proprio punto di vista e qui voi lo andrete maturando in questa seconda parte di aprile. Sta di fatto, ragazzi, che c'è la giustizia, quindi le cose ritorneranno in equilibrio. Vuoi perché voi migliorerete la capacità di comunicazione, vuoi perché c'è la giustizia e quindi si parla di giustizia divina, ehm, ma qui verrà a galla qualche cosa che fondamentalmente è un po' come se non avesse digerito nella prima parte del mese con questa persona. Quindi se fosse anche una persona nuova, attenzione alle proiezioni che voi fate normalmente sull'altro, ok? Perché qui le potenzialità potrebbero esserci, ma siete voi che siete un po' così, avete bisogno di lasciare indietro certi atteggiamenti, certe aspettative. Va bene, andiamo a vedere per gli amici dell'Aquario un oracolo, vediamo che altro posso dirvi. Wow, carta numero 1, mindfulness. Parla di mantenere una presenza pacifica, che è un po' come dire, vivere nel qui e ora. Tenete presente che il mondo, rappresenta proprio una sorta di guscio di uovo, ok? È per quello che molte volte questa carta viene rappresentata come l'utero, un bambino o il bambino interiore. Quindi qui si tratta di fare una sorta di protezione interna, dove una sorta di zona di comfort, mi verrebbe anche da dire, dove potete trovare pace a livello mentale. In questo senso vi potrebbe aiutare molto la meditazione, perché la meditazione, diciamo, è un allenamento, è un allenare la mente a non correre dietro ai pensieri, a fermarsi nel qui e ora, nel presente, in modo molto zen, devo dire. Cari amici dell'Aquario, fatemi sapere, insomma, se la lettura è stata utile.
Potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, potete abbonarvi, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me, per il canale è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!